Contagion è un film del 2011 diretto da Steven Soderbergh. Diretto è poco, perché in realtà lui i film, cambiandosi il nome, li monta e li fotografa. Usa il nome del padre come direttore della fotografia e usa il nome della madre per fare il montatore. Quindi praticamente lo produce, praticamente è tutto un film fatto da lui stesso. Contagion è un film interessante perché in questo momento poi c'ha una specie di revival, perché in- parla proprio di un contagio, e parla di un contagio che parte da Hong Kong, quindi siamo in Cina, quindi è proprio molto molto attuale, tant'è vero che lo streaming è molto affollato. La storia racconta il viaggio praticamente di una donna d'affari americana che arriva da Hong Kong negli Stati Uniti portando un contagio, e il momento in cui questo contagio scoppia, questo stranissimo e sconosciuto virus scoppia, che è un misto di peste suina e di aviaria messo insieme nella fiction narrativa, succede chiaramente un'emergenza. E il film racconta questa emergenza, racconta la caccia disperata al paziente zero, il primo che ha, da cui è partito il contagio, che serve per capire l'origine del virus e serve anche per bloccare questo contagio nella maniera più rapida possibile. Ma questo paziente zero è difficilissimo da trovare, perché questa donna è partita da Hong Kong, ha preso un aereo, quindi ha probabilmente infettato tutti i viaggiatori dell'aereo, è sbarcata negli Stati Uniti, a un aeroporto di transito, ha incontrato delle persone, ha ripreso l'aereo, è arrivata a casa e quindi ha toccato stoviglie, hostess, è stata nei bar, è stata sui taxi, e intanto le persone che ha infettato sono andate sugli autobus, hanno accarezzato e toccato i loro amici e parenti, hanno mangiato, hanno usato stoviglie. Cioè, è veramente un incubo questo esplodere della malattia. E intanto c'è la caccia disperata nel centro medico internazionale, sia a Ginevra che quello americano degli Stati Uniti, a cercare di isolare il virus disperatamente per vedere le caratteristiche, ma il virus muta, si adatta ad ogni situazione, è una delle cose più terribili di questi virus, e quindi bisogna isolare il virus, bisogna trovare assolutamente un vaccino, bisogna trovare i tempi rapidi per poter diffondere questo vaccino, bisogna evitare che si diffonda il panico, e intanto quindi scattano misure politiche, misure sociali, misure sanitarie, ricerche, indagini, e la paura intanto si diffonde. Quindi il film racconta tutto questo con una presa diretta sulla realtà, che racconta come questa malattia, i tentativi per poterla girare, questa pandemia, per questo si chiama, è una epidemia che percorre tutto il mondo, una pandemia globale, un'emergenza sanitaria totale. Come per fare questo occorre poi violare norme di privacy, intimità di persone, perché vengono scoperte amanti, vengono scoperti incontri segreti, vengono scoperte tutta una serie di ragioni, tutta una rete di affetti, ma anche di relazioni che ogni persona ha e che non è detto che debba far conoscere a tutti. Ecco, in questa intricatissima ragnatela, che praticamente da una sola persona si irradia in tutto il mondo, noi possiamo seguire l'evolversi di questa malattia e possiamo seguire anche le tragiche vicende e le possibilità di riparazione che ci possono essere. L'interpretazione è molto suggestiva, c'è Matt Damon, c'è Jude Law, c'è Marion Cotillard, quindi ci sono un grande cast e degli ottimi attori. E Jude Law interpreta tra l'altro una specie di sciacallo delle notizie, uno dei primi autori di fake news, che si insinua in questo apparato dove tutti cercano di riparare e si infila spacciando false informazioni su complotti e su situazioni che potrebbero essere persino vere, spacciando anche un suo rimedio naturale di cui nessuno sa con certezza quali siano gli effetti. Addirittura lui bara fingendo di essersi ammalato e di essere guarito per mezzo di questo, e quindi viene seguito dai suoi follower, che sono milioni, e quindi ci sono la lotta
da parte delle organizzazioni, diciamo così, legali a cercare di bloccare questo virus, e dall'altra parte c'è un altro virus pericoloso che entra come metafora, che è quello delle false notizie, è quello della speculazione politica e sociale per poter combattere un governo, per abbattere uno status quo. E quindi c'è la malattia della malattia, c'è la malattia sociale con la malattia fisica. Quindi il film è molto interessante sotto questo aspetto. Chiaramente il film affonda le radici in una paura atavica dell'uomo. Noi per secoli siamo stati flagellati, noi come specie umana, dalle malattie. I primi documenti risalgono addirittura alla Bibbia. In fondo le 10 famose piaghe d'Egitto con cui Dio doveva piegare la volontà del faraone per far uscire gli ebrei dall'Egitto contenevano anche la morte di tutti i primogeniti per un misterioso male. Anche Ercole deve sconfiggere una pestilenza che affligge una città e soltanto una delle sue famose fatiche riuscirà a fermarla. Un'altra cronaca, questa volta storica, è quella di Tucidide, il famoso storico greco che racconta la guerra del Peloponneso e parla della peste di Atene. Addirittura Atene assediata da Sparta, piuttosto che cedere, si rinchiude nelle sue mura, e a questo punto però chiaramente le scarse condizioni di igiene, la gente che affluisce dal contado, il sovraffollamento, genera la peste. Addirittura i 2/3 della popolazione vengono uccisi, tant'è vero che gli spartani vincono la guerra ma non hanno il coraggio di entrare in città, perché la città è un insieme di pile fumanti su cui bruciano i cadaveri e si allontanano terrorizzati senza neanche conquistarla. Un'altra epidemia tremenda è la famosa peste di Giustiniano, che dal 500 al 700 d.C. in varie ondate, va bene, devastò l'Europa, e che poteva anche nascere dal famoso episodio dell'Orda d'Oro, i mongoli che assalgono una città della Crimea, Caffa, e per farla cedere gettano cadaveri di appestati all'interno delle mura con le catapulte per far diffondere il contagio, e di conseguenza questo contagio si diffonde, che poi è portato dai genovesi nel Mediterraneo, perché Caffa offriva una protezione ai genovesi e di conseguenza ai mercanti genovesi, e di conseguenza devasta l'Europa. E tant'è vero che il famoso miracolo dell'arcangelo San Michele, che sulla cima di Castel Sant'Angelo appare e rinfodera la spada durante una processione, è proprio il segnale della fine di questa famosa pestilenza, e l'angelo che sta sul Castel Sant'Angelo ancora oggi sembra affettuosamente proteggere Roma. E poi c'è la famosa peste nera, quella raccontata da Boccaccio nel Decamerone, che devastò la Toscana, Firenze, e cominciano le danze della morte, e ci sono i famosi affreschi nel cimitero di Pisa, proprio perché raccontano la devastazione di tutte queste pestilenze. Ogni volta nelle cronache, quella di Bisanzio in Procopio da Cesarea, questa di Firenze nel Decamerone, quell'altra di Tucidide, riportano sempre questo crollo della società, questo disfarsi delle leggi, questo fatto che gli uomini ritornano in uno stato belluino lottando gente contro gente, e si arriva poi attraverso di nuovo varie pestilenze. Nel 1600 c'è di nuovo una pestilenza a Londra, nel 1630-40 c'è la famosa peste di Milano, immortalata poi da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, con la storia di Renzo e Lucia mentre c'è la peste, che porta eterna vergogna proprio dell'umanità, il famoso episodio della colonna infame, cioè si diffonde la leggenda degli untori, che è una delle cose peggiori, cioè addirittura gente che va in giro a spargere, a ungere le porte per far ammalare la gente con la peste, e a Milano addirittura ne vengono giustiziati 2, e c'è una lapide che ricorda questo fatto come un trionfo della giustizia, anche perché in tutta questa faccenda chiaramente chi ne fanno le spese sono sempre le minoranze, e c'è la caccia all'ebreo in tutti questi secoli precedenti, come se gli ebrei, nonostante che la regina Giovanna I di Napoli e i 2 papi addirittura continuano a ripetere che gli ebrei non c'entrano niente, la follia popolare, la disperazione delle persone cerca di analizzarli, il Papa addirittura dice ma si ammalano anche loro, quindi dovrebbero essere dei suicidi a spargere la peste. Però, capito, il pregiudizio, la stupidità delle volte raggiungono delle vette altissime, soprattutto quando sono alimentate dalla paura. E poi si arriva
purtroppo alle epidemie di colera, perché la peste poi viene debellata perché finalmente si scopre che, a differenza di quello che dicevano i medici antichi, da Ippocrate in poi, che si pensava che i miasmi, l'aria malsana generasse la peste, in realtà si scopre che sono le pulci, quindi le condizioni igieniche terribili, le pulci prendono dei parassiti dei ratti e di conseguenza la pulce, quando punge, trasmette questo bacillo, questo morbo attraverso la puntura, infettando le punture e trasmettendo la peste. Quindi le condizioni igieniche più sono migliori e meno c'è il pericolo di queste cose. Ma a questo punto poi l'Europa è devastata dal colera. Il colera che tutta la gente, i medici dell'epoca continuano a pensare che sia dovuto a miasmi, addirittura pensate che la gente non si lavava per paura che attraverso i pori entrassero le malattie. Quindi potete capire questo fino al 1700 in quale condizione mentale la gente vivesse. E pensate che John Snow, un medico di Londra, il quale per primo, mentre c'era il colera a Londra che aveva ammazzato 60.000, 70.000 persone, si rende conto, mappando proprio, analizzando statisticamente i vari quartieri di Londra, si rende conto che intorno a una fontana pubblica ci sono più casi di colera che in tutto il resto della città, e quindi capisce che l'acqua infetta. E infatti l'acqua era infetta perché le fogne nel quartiere di Soho non c'erano e quindi la gente riempiva di escrementi e di rifiuti le cantine. Quindi una cosa pazzesca, e le autorità cittadine scaricavano queste cose nel Tamigi, quindi inquinando le falde acquifere e tutta una serie di altre cose. E quindi addirittura fu contrastato quando lui disse questo, soltanto che poi finalmente, quando cambiarono la pompa la fontana dell'acqua, si resero conto che la mortalità diminuiva e che quindi Jon Snow aveva ragione. Andando avanti possiamo ritrovare il colera a Messina, che devastò tutta la costa della Sicilia, e quello di Napoli, che addirittura il governo Giolitti ai primi del Novecento, alla fine dell'Ottocento, evitò di far diffondere la notizia, perché siccome da Napoli partivano tutti gli emigranti, per paura che queste ondate di emigranti fossero fermate, furono corrotti medici e autorità perché la notizia non trapelasse. Fortunatamente un medico statunitense che si trovava proprio a Napoli, Gibson, riuscì ad avvertire le autorità a New York, e quindi a Ellis Island stabilirono la quarantena per i nostri migranti, riuscirono a contenere il colera che avanzava e che avrebbe devastato, in questo caso, come era successo da altre parti, degli Stati Uniti. Tutta questa immensa situazione storica chiaramente ha fatto da lievito all'immaginario collettivo e di conseguenza si è trasferita nel cinema, a cominciare dal meraviglioso capolavoro che è ambientato poi durante la peste, che è il Settimo sigillo di Bergman del 1957. Quindi film straordinario che proprio sulla peste nera ne fa un apologo, ne fa una grande metafora della vita. E poi un film interessante, quasi sconosciuto, si chiama L'ultimo uomo sulla terra, è un film del 64, attribuito a Ubaldo Ragona, un regista italiano, ma anche a un regista statunitense, Sidney Salkov. Ragona non so bene che cosa abbia fatto in questo film, forse ha aiutato a sceneggiare, forse è stato accanto al regista americano, perché Salkov era un regista americano di mestiere, ma interessante, era il regista degli Addams, della serie televisiva, quindi probabilmente è stato lui l'autore, tant'è vero che negli Stati Uniti è citato solo Salkov. Bene, L'ultimo uomo sulla terra è importante perché è interpretato da Vincent Price, è ambientato stranamente e devo dire anche giustamente nel quartiere Eur di Roma, che è un quartiere sotto certi aspetti alienante, ed è tratto dal romanzo di Richard Matheson che era I Am Legend, io sono leggenda, del 59, che ha creato una serie di film, perché è un romanzo straordinario che proprio racconta la storia di un uomo solo che combatte contro coloro che sono diventati gli alieni, ed è poi stato ripetuto da Occhi bianchi sul pianeta Terra, il Saga del 1975 con Charlton Heston, e poi con Io sono leggenda di Will Smith nel 2007, e anche nel film di Terry Gilliam, stupendo, L'esercito delle 12 scimmie. Sono tutti film che hanno ripreso sempre da questo I Am Legend, io sono leggenda. Forse c'è un sapore di questo anche in The Road, il film molto interessante con Viggo Mortensen. Secondo me c'è una ispirazione, anche se è tratto da un romanzo premio Pulitzer, però i sapori, le solitudini, le disperazioni sono le stesse. Mattinson, oltre che
un romanziere e anche un grande sceneggiatore, ha scritto Duel di Steven Spielberg, ha scritto 3 minuti al giorno, da cui poi è stato tratto L'uomo delle due ombre di Terence Young, ha scritto ai vari episodi, diversi episodi ai confini della famosa serie televisiva Ai confini della realtà, ha scritto molti episodi della serie televisiva L'ora di Hitchcock, addirittura fu chiamato da Hitchcock per sceneggiare gli uccelli, ma essendo un personaggio sorprendente e curioso lui disse d'accordo, però non vediamo mai gli uccelli, rimane questa situazione sospesa, quest'incubo degli uccelli. Hitchcock lo guardò e cambiò sceneggiatore. Altri film di questo tipo non si può assolutamente dimenticare Andromeda di Robert Wise, tratto da un romanzo di Crichton, l'autore del romanzo Jurassic Park, quindi un genio della fantascienza e anche un genio della fantastoria, quindi una persona particolarissima e interessante, e non a caso Andromeda nel 71 dà l'avvio a questa serie di film che continueranno con 28 giorni dopo di Danny Boyle, con Virus letale nel 95, con E venne il giorno di Shyamalan, poi molto interessante è Contagio letale, e poi c'è Cabin Fever, che è un film particolarmente interessante perché parla proprio del paziente zero. Ed è un film di Andrews, un autore canadese che tra l'altro è anche un autore di Spider-Man, è un famoso fumettista. Quindi fino ad arrivare chiaramente al prossimo film che verrà assolutamente fatto dopo questi episodi e queste cose. Ma per dire come questo senso dello smarrimento e del senso apocalittico che sta in ognuno di questi film e che dà la tensione e la forza, cioè l'atmosfera di ogni film, io devo raccontare che anch'io ho provato questa sensazione di smarrimento, di oppressione, di disperazione e di solitudine, proprio tipica di tanti film quando il protagonista esce allo scoperto e si trova la città deserta, si trova il mondo completamente desolato. Mi è accaduto a luglio del 1971, ero rientrato dagli Stati Uniti e in quel periodo abitavo a Roma, nel quartiere Tuscolano, in una traversa di via proprio Tuscolana accanto a Cinecittà, che per ragioni di lavoro avevo preso in affitto un piccolissimo appartamento. Ero tornato da Los Angeles e praticamente ero mezzo influenzato perché a Los Angeles faceva caldo, poi c'erano sempre quest'aria condizionata dappertutto che mi gelava il sudore addosso. Insomma, sono tornato mezzo influenzato, distrutto dal jet lag, perché allora c'erano dei problemi di scalo, di situazioni, quindi il jet lag era terribile. Quindi sono arrivato a casa, mi sono gettato nel letto in questa piccola casa in una traversa, come ho detto, di via Tuscolana, e sono stato praticamente un giorno e mezzo, 2, riempito di tachipirine, delirando, dormendo. Alla fine però mi sono svegliato completamente guarito, inzuppato di sudore, ma completamente guarito, con una fame spaventosa, come quelli che escono. Era sera ormai e, terrorizzato dal fatto di trovare tutto chiuso, mi sono precipitato, mi sono vestito alla meglio e sono sceso in strada. Ora, via Tuscolana moderna, saranno 7-8 chilometri di un immenso canyon fra due altissimi palazzi. La strada è molto larga, praticamente a 6 corsie, però ristretta fra due file di immensi palazzoni di una decina di piani, pensate, per 5 chilometri. Ma era tutto completamente deserto, tutto completamente vuoto, non c'era un autobus, tutti i negozi erano chiusi, i bar erano con le serrande abbassate, non passava una persona. Ho avuto un senso di oppressione, di disperazione. Che cosa è successo in questi 2 giorni? Venivo da un altro continente, mi sono trovato catapultato lì, mi sono sentito veramente come Charlton Heston nel film A occhi bianchi sul pianeta Terra, quando vaga per la città e nessuno gli risponde e sente addirittura il delirio degli squilli di un telefono. Ecco, questa sensazione. E mentre ero schiacciato da questa oppressione, improvvisamente la strada è percorsa da un boato e tutta la città ha tremato e si è sentito urlare Italia, Italia, Italia! Era il 17 giugno, la sera della partita Italia-Germania, e Boninsegna, il grande Bonimba, aveva segnato il primo gol e la città è esplosa. Non era stata devastata, fortunatamente era in quel momento l'Italia nel mondo che stava vincendo una importante partita e tutti i miei simili erano lì e anch'io mi sono affrettato a tornare a casa, aprire il frigorifero, trovare
una scatoletta di tonno andata a male più o meno, mangiarlo seguendo la partita e gridando anch'io Italia, sentendomi affratellato con tutti. Ma prima di chiudere però devo dire una cosa interessante. Vorrei salutare la mia nipotina Maria Alessandra Bonizio, che in questi giorni, in questo momento, si trova allo Spallanzani a fare l'interprete volontaria per i cittadini cinesi in quarantena. È volontaria, quindi non viene pagata, lo fa soltanto per uno spirito di collaborazione. Lei ha studiato cinese e quindi è in grado di tradurre le esigenze dei medici ai cittadini cinesi e i bisogni dei cittadini cinesi ai medici italiani. Brava Alessandra, sei anche tu, come tutti i giovani, la speranza del mondo. Grazie.